saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di una storica band nostrana e del suo nuovo lavoro, non epocale, ma di sicuro rabbioso intrattenimento. Parlare degli Irreverence è parlare della storia del thrash death metal in Italia. Nati a Milano nel 1995, è dal 2001 che il gruppo si è fatto conoscere con alcune ottime uscite, non foltissime, ma che li hanno resi di culto. Un culto che quest'anno arriva ben al settimo full length, Forsaken. Uscito autoprodotto lo scorso 1 aprile, non scherza di certo, seppur non raggiunga il meglio di quanto fatto dai Meneghini in passato. Da una parte ci sono alcuni dettagli in cui gli Irreverence hanno mancato di cura. Il più evidente è il suono, in generale, che tra le varie canzoni cambia. Alcune suonano più secche e quindi perdono un po' di impatto, mentre altre riescono a incidere di più. Ma Forsaken è ondivago anche a livello di idee. Al suo interno ci sono brani che appaiono lasciati al caso, più che all'ispirazione. L'emblema di ciò è Faceless. Vorrebbe essere un esperimento tra lo stile del gruppo e il punk, ma risulta piuttosto sconnessa e con un riff di base abbastanza brutto. Si lascia ricordare, ma è negativo. Per fortuna, d'altra parte, i milanesi si confermano sotto parecchi altri punti di vista. Anche in molti dei passaggi scritti col pilota automatico, la loro abilità si fa sentire nella pesantezza dei riff. Non parliamo poi degli spunti di assoluta classe, che mostrano come gli Irreverence non abbiano perso lo smalto, se non in parte. Inoltre, neppure lo stile diverge molto dal passato. Seppur abbia incluso venature black e hardcore, il focus di Forsaken è ancora su death e in particolare thrash metal. A metà tra la rabbia del precedente Still Burns e le melodie di Shreds of Humanity, rappresenta un giusto compromesso tra le due componenti, con quel tocco di ignoranza che non guasta. Il tutto è inoltre votato a una maggiore complessità rispetto al passato, che però i Meneghini gestiscono bene. Chiusa la parentesi del predecessore, un po' vuoto nella sua rabbia, qui il gruppo torna a macinare bene, a livello ritmico come delle chitarre. Questi pregi sono tali da compensare in parte i citati difetti. Ci consegnano un album molto divertente nei suoi 40 minuti scarsi. Merito anche di pezzi come Peak, vorticosa e convulsa, in apertura mostra già bene cosa il gruppo sa fare, con un incastro di riff uno più bello dell'altro. E il picco di Forsaken insieme a Bleeding Anymore, angosciosa, complessa, ma con la giusta rabbia, in un equilibrio persino orecchiabile, che si lascia ricordare. Ma in positivo si possono citare anche Buried Alive, ancora più piena di influssi e di cambi di tempo della media, o Stand or Fall, più diretta con le ottime ritmiche delle chitarre di Riccardo Paioro e Marco Colombo. Come abbiamo detto, Forsaken non è un disco che fa la storia del suo genere, tuttavia non stona nella discografia degli Irreverence. Riesce a intrattenere con la giusta cattiveria. Chi ama la commistione tra thrash e death si ritroverà davanti un prodotto appropriato, con alcuni picchi che da soli valgono un ascolto o anche più di uno. Per questo, se lo sei, non possiamo che raccomandarti di concedere almeno un po' della tua attenzione e del tuo tempo ai milanesi. Voto di Heavy Metal Heaven 76 su 100. Per questa settimana è tutto. Se la recensione ti è piaciuta diccelo nei commenti oltre a mettere il like e condividere. In più ti invitiamo a iscriverti al canale e a cliccare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei nuovi video pubblicati ogni pochi giorni. Puoi infine venire a seguirci su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!